Onegaishimasu! Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Il video sulla storia dell'impero Kyokushin vi è piaciuto particolarmente. Il video in realtà era molto più lungo all'inizio, ma poi ho deciso di sintetizzarlo molto perché altrimenti sarebbe durato veramente troppo. Insomma, su YouTube video lunghi non è che piacciono troppo. Siete stati in molti che mi avete scritto di volere nuove informazioni, nuovi cenni storici e approfondimenti su alcuni aspetti che ho menzionato nel video precedente. E molte di queste richieste mi sono arrivate dai nuovi utenti specialmente che si sono iscritti al canale. Bene, approfondiremo oggi un argomento che ho toccato nel precedente video e che sono sicuro interesserà moltissimi di voi. Vi parlerò dello Hyakunin Kumite, ovvero i 100 combattimenti del karate Kyokushin. Ma prima alcune premesse. Se rientrate fra quelli che non vogliono ascoltare la storia, e intendo non la storia che racconto io, ma la storia che è scritta sui libri, la storia che è narrata e che è stata narrata da persone che hanno vissuto questi episodi, insomma, se non volete credere ai fatti, potete chiudere il video qua. Seconda premessa, i miei video non sono fatti per screditare nessuno, anzi, è proprio perché si rispettano i fatti e le persone che si cerca di raccontare la verità, proprio perché i miti cadano e si spoglino dell'invincibilità che li circonda. Un'invincibilità che in modo poco rispettoso gli è stata affibbiata, ma soprattutto perché l'immagine delle persone, dei maestri coinvolte in queste storie di questo karate vengano riconsegnate agli uomini come persone imperfette. Persone però in grado di portare profondi cambiamenti nella cultura dell'umanità. Qualcuno nel video precedente, per fortuna pochissimi in verità, mi hanno accusato di denigrare il karate Kyokushin e il maestro Oyama. Beh, vi dico che nessuna delle due cose corrisponde a realtà. Potete riflettere e arrivare da soli alla conclusione. Dal mio racconto precedente ne ricaviamo che a volte le cose, gli eventi, nonostante la volontà degli uomini di cercare, di controllare e piegare gli eventi stessi al loro volere, in realtà le cose troveranno sempre una loro dimensione ed un loro equilibrio. Proprio come è successo al Kyokushinkai, che grazie alla passione di decine, centinaia, migliaia di maestri in tutto il mondo nel tempo hanno dato il loro contributo per portare avanti questo meraviglioso stile. Mentre per quanto riguarda il maestro Oyama, riflettete sul fatto che lo rispetto molto più io che lo racconto e lo rispetto come uomo di chi lo usa come un personaggio della Marvel per farsi pubblicità. Nel mio ultimo viaggio in Giappone, poche settimane fa, ho reso omaggio alla tomba del maestro Oyama e ho trovato una tomba con l'erba alta, ho trovato una tomba trascurata, abbandonata e sono stato io con le mie stesse mani a ripulirla e a rendere omaggio a questo grande maestro. Dopo questo iniziamo. Abbiamo visto il mito del Kumite da 100, 200, 300 uomini tornare fuori e sono rimasto scioccato quando ho visto persone parlare di questa prova come se fosse davvero possibile. Ma lasciatemi spiegare bene. Ci sono diversi fattori che influenzano la realtà attorno a questo evento, ma le persone devono rendersi conto che forse questa prova non è in realtà ciò che pensano che sia e chi pratica Kyokushin lo sa bene. Invece chi non sa niente di karate immagina un combattente di Kyokushin che combatte a contatto pieno all'ultimo sangue in un combattimento dove ci si scambia dei colpi tremendi, il più forte possibile per 100 combattimenti, ma questa è semplicemente una cosa stupida e per niente possibile. Prima di tutto voglio chiarire subito una cosa: la prova dei 100 kumite non è una prova finta, anzi voglio spiegare bene a chi non sa, ma voglio spiegare bene anche alle persone alle quali è stato fatto credere che sia tutt'altro di cosa si tratta in realtà. E questo va spiegato proprio per rispetto di tutti quelli che si sono avvicinati a questa prova e di tutti quelli che praticano Kyokushin in modo serio. La prova dei 100 combattimenti nasce da un antico esercizio dei samurai che prevedeva appunto una sessione di allenamento contro 100 avversari. Chiaramente un allenamento con una spada di bambù, appunto lo Hyakunin Kumitachi. Anche nel judo c'era un allenamento simile che prevedeva un allenamento con lo scopo di proiettare 100 avversari. Una prova che lo stesso Masahiko Kimura portò in fondo. Se ci fate caso però ho usato la parola allenamento e non combattimento, perché è di questo che si tratta la prova dei 100 uomini. Si tratta di una durissima sessione di allenamento. Chi parla dei 100 kumite usando la parola combattimento fa un grande errore. Il combattimento infatti è uno scontro non collaborativo, direttamente dal vocabolario. Il combattimento è uno scontro armato di due masse di soldati
o di combattenti che cercano di superarsi a vicenda. Insomma, è chiaro, il combattimento è uno scontro dove si combatte cercando di sconfiggere il nostro avversario, dove si cerca di invalidare il nostro avversario. Un allenamento invece può essere altrettanto duro, ma è comunque tutt'altra cosa. Quindi abbiamo appreso che lo Hyakunin Kumitachi e lo Hyakunin Kumite del judo vengono prima di Oyama e quindi non è stato Oyama ad inventarsi questo allenamento. L'allenamento consiste in un candidato che farà incontri di sparring da 2 minuti con 1 minuto di riposo per ben 100 volte. Combatterà contro 100 persone che sono fresche e riposate e con contatto completo da parte di entrambi i combattenti. Naturalmente lo farà seguendo le regole sportive del Kyokushin, dove i pugni al viso saranno vietati. Solo poche persone hanno effettivamente gareggiato nel Kumite da 100 uomini. John Jervis, che ho nominato nel video precedente, è stato uno dei pochi ad aver completato brillantemente il Kumite da 100 uomini. Jervis ha completato la sfida dei 100 uomini e subito dopo ha dichiarato che non c'era modo che un essere umano potesse fare di più. A cosa si riferiva John Jervis? Beh, si riferiva al famoso racconto di Oyama che diceva di aver fatto combattimenti contro ben 300 uomini in 3 giorni, cioè aveva ripetuto la prova per 3 volte di fila. Ora, con l'avvento delle arti marziali competitive e degli sport a contatto pieno come MMA e Muay Thai, che sono visibili a chiunque, appare subito ovvio che 20-30 minuti di combattimento a contatto pieno mirato a mettere KO l'avversario saranno più che sufficienti per portare una persona anche allenata allo sfinimento fisico. E parliamo comunque di atleti di altissimo livello, quindi figuriamoci 100 incontri reali di Kumite. Il maestro Tadashi Nakamura, uno degli allievi più fidati di Oyama, si rese conto di quanto fosse ridicolo diffondere la credenza che qualcuno fosse quasi invincibile e potesse combattere contro ben 300 uomini, e addirittura molti maestri di Kyokushin all'epoca espressero i propri dubbi su cosa portasse al karate poi effettivamente questa prova. Insomma, si chiesero se era davvero necessario una gara fra 100 uomini. Come sapete, Nakamura si ribellò a certi concetti e creò il suo stile, che insegnava un karate più in sintonia con le radici del Kyokushin e molto più lontano da quello che invece stava diventando in quel momento. Le persone che conoscevano Oyama dicono che era un uomo amorevole, che si prendeva molta cura dei suoi studenti e che avrebbe fatto qualsiasi cosa per loro. Era un gran lavoratore, dedito, e aveva talento e passione per la sua arte. Ma la pratica del Kumite da 100 uomini non era altro che un modo plateale, esagerato, per presentare il suo stile come il più duro di qualsiasi altro stile nel mondo. Adesso vi descriverò veramente questo allenamento in cosa consiste, mettendo il caso che proprio tu che stai guardando questo video debba sostenere questa prova. La sfida dei 100 uomini si riduce al fatto che normalmente 50-100 karateka che naturalmente non vogliono davvero mandarti KO si metteranno in fila e inizieranno il loro lentissimo processo di sfiancarti. Una volta iniziata la prova, questa prima sessione durerà una buona mezz'ora, dove verranno eseguiti all'incirca i primi 15 round. Diciamo che qui i colpi saranno molto duri, non sarà un 100% chiaramente, ma più un semi-contact, anche se diversi colpi saranno davvero difficili da sopportare. Passata questa, chiamiamola, introduzione della prima mezz'ora, la successiva mezz'ora, 40 minuti, sarà la fase più dura e sarà anche la fase dove avrai speso letteralmente quasi le tue energie, rendendoti impossibile, umanamente parlando, sostenere altre 4 ore di combattimenti senza controllo alcuno sulle tecniche. Eh sì, perché la prova cronometrata durerebbe ben 5 ore. Quindi in realtà le successive 4 ore saranno per te un mix di 2 minuti di karate, sempre più lento, sempre meno efficace, e verso la fine dei 100 round gli incontri saranno più simili a 2 combattenti stanchissimi che non riescono più a colpire efficacemente, o almeno per uno dei 2 sarà così, ovvero per te che non sarai mai uscito a riposarti. Perché un vero Kumite svolto di 5 ore sarebbe impossibile da sostenere per qualsiasi corpo umano, soprattutto quando qualcuno è fresco ogni 2 minuti e tu stai ancora cercando di recuperare le tue forze e il tuo respiro. E stiamo parlando di un combattimento fatto non al 100%. Aggiungi qualcuno che fresco e riposato scaglia colpi pesanti per cercare di mandarti giù, colpi pesanti sulle gambe, colpi mirati al corpo, calci nelle braccia e calci nella testa. Arriviamo da soli alla conclusione che
che questo scenario non può essere veritiero. Se dovessi per un attimo fermare la prova, togliere gli studenti di karate e sostituire i 50 karateka con 50-100 combattenti di Muay Thai e affrontarli uno dietro l'altro, potete a questo punto immaginare da soli che la prova durerebbe veramente pochi minuti. La verità è che il corpo umano, e chi combatte lo sa, può sopportare solo un certo numero di colpi e di traumi, che si tratti di karate, di giocare a calcio o di correre una maratona. Immaginate i colpi che una persona può prendere in un solo incontro di MMA, a volte in un solo round dove non c'è troppo studio ma si deve andare diritti al contatto, traumi pesanti, ossa rotte, costole schiacciate, occhi neri, sangue. E ora provare a immaginare tutto questo moltiplicato per 100. Potete capire da soli quanto sia ingenuo pensare che qualcuno possa dare il massimo e ricevere il massimo per 2 minuti, per 100 volte, e riuscire anche a finire. Chi sostiene che siano 100 combattimenti veri, totali, di incontro, di impatto, sta mentendo. La ragione è semplice: mentono per marketing. Molti maestri vogliono che la gente pensi a loro come una specie di Superman e vogliono che la gente sia portata a pensare che addestrarsi da loro li renderebbe una specie di Superman, perché i loro allenamenti sono da Superman. Ricordate il mito dell'invincibilità di cui vi ho parlato nel video precedente? Mentre la verità è che chi ha fatto il comité da 100 uomini e l'ha finito ha sostenuto un allenamento estenuante, una prova di resilienza e di determinazione non comune, una prova dove il dolore provato probabilmente è stato indescrivibile, ma lo ha fatto contro persone che andavano al 40-50% di velocità, combattono naturalmente ridimensionati in termini di potenza contro di lui per tutto il tempo, e questo per assicurarsi che lo sfidante che affrontasse la prova potesse completare questo allenamento e portarlo fino in fondo. Ora, durante questi incontri però non dovete certo aspettarvi che ci vadano piano, anzi, ma si tratta di persone che non sono lì per mettervi KO. Nonostante la tua stanchezza, nonostante la difficoltà nell'affrontare i combattimenti, la prova in realtà può fallire solo se tu ti arrendessi, ma non dipenderà mai da uno dei tuoi compagni di combattimento, perché loro sono lì per farti superare i tuoi limiti ed accompagnarti lontano, e non per essere il protagonista che ti ha messo giù facendoti fallire la prova. Nessun giocatore di calcio potrebbe giocare seriamente per 5 ore contro giocatori freschi che ogni 2 minuti si intercambiano. Nessun pugile potrebbe combattere sul serio contro 100 pugili che ogni 2 minuti salgono riposati sul ring. Nessun giocatore di football americano o di rugby potrebbe giocare per 3 ore con avversari sempre al massimo della loro potenza. Sarebbe un disastro per il corpo. Probabilmente, ad andarti bene, finiresti gravemente ferito e potresti anche rischiare di morire in realtà. Quindi immagina di ricevere questi traumi per 5 ore di fila. Non è umanamente possibile, a meno che tu non lo faccia con una regola di buon senso, ovvero misurare l'intensità del combattimento. Ed è quello che viene fatto, e viene fatto per non infierire su chi a un certo punto, per limiti umani, non sarà più in grado di portare avanti un combattimento al massimo delle sue energie. È impossibile fare un comité da 100 uomini al 100%, infatti. È impossibile fare un comité al massimo della propria forza con contatto completo per 5 ore di fila, anche con una pausa di 1 minuto dopo aver combattuto per 2 minuti. Aggiungi che il sostituto è sempre fresco, aggiungi il fattore del limite umano per avere un'immagine più realistica di questo allenamento. Il comité reale tra 100 uomini è un mito che qualcuno usa per vendere nel dojo più uniformi ai nuovi studenti che crederanno a questa cosa e che nel loro immaginario si vedono già proiettati nel futuro a sostenere i 100 combattimenti di ferro. In realtà lo Yakunin Comité è una prova di determinazione, una prova di resilienza, una prova che poche persone hanno accettato, e chi lo ha accettato l'ha fatto come un salto nel buio. Ma non si tratta di 1 contro 100, non è una prova che si fa in solitudine, ma è un allenamento corale con i compagni che faranno di tutto per ostacolare il risultato, ma allo stesso tempo cercheranno di accompagnarvi fino alla fine, e lo faranno per dimostrare a voi stessi che nonostante tutto resterete sempre in piedi. Ma lo farete consapevoli che siete un essere umano, e capirete quanto sarà importante nel momento che sarete completamente vulnerabili, stanchi, doloranti, feriti e ormai vicini alla fine. Ecco, in quel preciso momento capirete quanto
sia importante avere delle persone intorno a voi che in qualche modo si prenderanno cura di voi e non vi uccideranno. Delle persone che sono lì per guidarvi fino alla fine e non per interrompere il vostro sacrificio e renderlo vano. Non credete a tutto quello che viene raccontato, non lasciatevi distrarre dalle insegne luminose. Le arti marziali sono una cosa seria e queste prove sono un modo che gli uomini usano, un mezzo che gli uomini usano per cercare di rafforzare le loro debolezze. Non si tratta di colpire, di picchiare duro e di apparire indistruttibili, ma si tratta di un momento di crescita importante che alla fine, in fondo, se ci guardate bene, non ha nemmeno niente a che fare con il combattimento vero e proprio. E solo chi comprende questo capirà il vero valore dello Hyakunin Kumite. Se volete rendervi conto da soli e se non avete mai visto questa prova, vi consiglio per esempio di guardare la prova di Kazumi Hajime. Vi lascio il link qui in descrizione e noi ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigatou!